Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere notifiche sui miei prossimi tutorial. Nel video di oggi vedremo come si realizza la borsa che avete visto in anteprima, in bianco e in nero, che è un classico intramontabile come colori. Per questo progetto io ho utilizzato una fettuccia Pandoro Queen. Questi sono rocche da 200 grammi, e una rocca bianco e una in nero, un po' questo giallo usato. Questa è la fettuccia, è morbidissima, piccolina e si lavora benissimo all'uncinetto. Poi andrò ad utilizzare una rete canvas da 0,4 mm, lo scacchettino, e poi un uncinetto del numero 3, dei marcapunti, forbici, metro e nient'altro. A questo punto vi lascio al tutorial. Per prima cosa andiamo a ritagliare la nostra rete canvas e taglieremo due pezzi di questa forma che misurano 18 cm per 15,5. Come numero di scacchetti, se avete proprio una rete uguale alla mia, sono 30 scacchetti per 26. E di questo formato ne taglieremo due pezzi, che sarebbe il nostro davanti e il nostro dietro della borsa. Poi ritaglieremo il fondo, che misura in centimetri 21,3 per 6,6. Come numero di scacchi qui sono 36 per 11. Quindi iniziamo a lavorare. Vi faccio vedere, già io un primo pannello l'ho fatto per ottenere questo lavoro qui. Quindi la rete si trova qua dentro e iniziamo a lavorare questa parte. Lavoreremo direttamente sulla rete, quindi asolina sull'uncinetto. Io parto con il bianco, però questa borsa la potete fare di qualsiasi colore voi vogliate, ma soprattutto anche tipo di filato. Insomma, se non avete la fettuccia, un cordino, vi assicuro che viene bella lo stesso. Io volevo provare anche questa, non l'ho mai utilizzata, questa fettuccia Pandoro Queen, quindi la utilizzo oggi. Vediamo quindi come proseguire. Intanto inizio a lavorare in verticale, per cui parto dal lato più corto, mi giro, poi potete anche lavorare in orizzontale, vi faccio vedere. Vedete qui il motivo segue in verticale, ma potrebbe essere anche lavorato in orizzontale, è sempre bello, Io sono partita così, per cui rifaccio la stessa cosa. Procedo passo sotto la mia catenella, entro non nel primo scacchetto perché farò sempre un motivo incrociato, è una maglia bassa però sempre incrociata, per cui non inizio dal primo ma entro nel secondo della prima riga e tiro su la mia asolina. Lavoreremo tutte le righe e tutti gli scacchetti, per cui per avere l'incrocio non vado sopra ma vado nella riga sopra, però nel primo scacchetto. Prendo il filo da sotto e chiudo.
questo punto vado nello scacchetto che ho lasciato vuoto sotto, porto sul filo, vado in questo sopra e chiudo. Proseguo in avanti saltando sempre uno, passo nel secondo, vado indietro nella riga sopra, chiudo, riprendo lo scacchetto che ho lasciato indietro, vado sopra e chiudo, salto uno, come vedete lavoro sempre su 4 scacchetti, parto da qui, e incrocio qui, ritorno sotto e vado a chiudermi qua, quindi è sempre così. Arrivo fino in fondo, arrivate in fondo, voltiamo il lavoro e passiamo a lavorare sul dietro. Devo tirare su l'asolina e rientro nell'ultima riga lavorata, sempre nel secondo scacchetto, tiro su la mia asolina. Passo questo filo sopra la rete e lo porto dietro e ricomincio la mia lavorazione. Torno indietro nel primo scacchetto, lavorando sempre su 4 scacchetti. Quindi questo tipo di lavorazione ha una riga in comune. Salto, passo in quello successivo, anche perché se saltiamo una riga e andiamo in quella successiva ci troviamo la rete scoperta, per cui dobbiamo riprendere da qua.
molto comodo lavorare direttamente su rete, perché ci troveremo alla fine che abbiamo già una borsa irrigidita, quindi mantiene la forma, ma soprattutto rifinita anche sul rovescio, e quindi possiamo anche non foderare, per cui alla fine anche veloce. Vi faccio vedere, vedete qui ho lavorato su rete, vedete il rovescio, chiamiamolo rovescio ma è bello come il diritto, la trovate tutta ripulita e comunque che rimane in forma, già la sua rete inserita, per cui possiamo saltare il passaggio della fodera. Quindi arrivati qui in fondo rifaremo la stessa cosa, giriamo il lavoro, riparto nella riga di base nel secondo scacchetto, tiro sulla asolina, passo sopra la rete, porto sotto il filo e ricomincio. E continuiamo così fino a ricoprire tutta la nostra rete. Completata la rete, andiamo a scegliere il nostro diritto o il nostro rovescio e fermiamo i fili. A questo punto andiamo a fare questo contorno nero, nel mio caso. Posizioniamo la nostra rete con la parte, il lato più lungo in questo modo, qua il lato più corto, e partiamo da questo punto. Entro nell'angolo, sempre col mio uncinetto del numero 3, e vado a fare una maglia bassa. Entro nella rete, in ogni scacchetto faccio la mia maglia bassa. Arrivo fino in fondo, nell'angolo andremo a fare una maglia bassa, una catenella e un'altra maglia bassa nello stesso foro, quindi giriamo e continuiamo il nostro giro di maglia bassa. Andiamo a completare e a fare tutta la circonferenza. In ogni angolo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e completiamo tutto il giro. Arrivati a fine giro, nello stesso angolo dove abbiamo fatto una prima maglia bassa,
entro e faccio un'altra maglia bassa, vado a chiudere con una maglia bassissima, mi alzo di una catenella e ritorno a raddoppiare il giro, per cui altro giro di maglia bassa presa sempre sulla stessa base, cioè entrando dentro la rete. Vi faccio vedere il punto poi che ne verrà fuori, è questo, tipo un cordoncino, rimane un lavoro spesso, non abbiamo bisogno di indurirlo, come vedete sta quasi rigido come il lavoro sulla rete, per cui non abbiamo bisogno né di mettere rete e né di foderare. Quindi sulla stessa base vado a raddoppiare il mio giro di maglia bassa, punto per punto, lo raddoppio. Qui andate piano perché lavoriamo sulla rete e quindi rischiamo di romperla. E otteniamo questo, quindi proseguo, arrivo fino a fine riga, nell'angolo andiamo a rifare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, e riprendo il mio giro. Ogni motivo è fatto di 2 giri. Vado a completare tutto il mio giro aumentando agli angoli una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e arrivo fino a fine giro. Arrivata a fine giro, nello stesso angolo dove siamo partiti avevamo fatto la maglia bassa, quindi faccio la seconda, vado a chiudere con una maglia bassissima e a questo punto sospendo la lavorazione in tondo perché lascio in alto un solo motivo di colore nero, per cui poi andrò a lavorare solo i 3 lati. Chiuso maglia bassissima, salgo di una catenella e quindi a questo punto volto il lavoro perché devo tornare indietro e inizio il mio secondo motivo, fatto naturalmente di 2 giri, per cui primo giro, adesso non abbiamo più il problema della rete, primo giro maglia bassa che poi andremo a raddoppiare.
È vero che ci vuole un po' a fare 2 giri sovrapposti, però vi assicuro che mantiene veramente la forma della borsa e non avete bisogno di mettere nient'altro. Quindi arrivo nell'angolo che io segno sempre con un marcapunti, visto che lavoro con il colore nero, anche se si vede benissimo, e vado a fare 3 maglie basse per questo primo giro. Questo giro in pratica non ci dà nessun tipo di aumento perché è il secondo che ci va ad aumentare, ma faccio 3 maglie basse per far girare meglio il lavoro. Risegniamo lo stesso punto dove abbiamo fatto le 3 maglie basse e proseguo così per 3 lati soltanto. Fatto il terzo lato, catenella e voltiamo nuovamente il lavoro. Adesso andiamo a raddoppiare il giro. Quindi rientro nello stesso punto del giro precedente e vado a raddoppiare. Arrivo fino all'angolo. Nell'angolo adesso andiamo a aumentare l'aumento. Nel primo motivo, nei primi 2 giri, come aumento avevamo fatto solo una maglia bassa, catenella e maglia bassa. Adesso con il secondo giro andiamo a fare 4 maglie basse perché sulla rete non potevamo fare un aumento di 4 tutte in un angolo perché rischiamo di romperla, anzi si sarebbe rotta sicuramente. Intanto segno dopo la seconda, così definisco il mio centro. Ed ecco che l'angolo viene fuori meglio. Quindi procedo a raddoppiare il mio giro, continuo a maglia bassa. L'aumento di 4 sarà anche per i successivi giri, cioè fino alla fine, solo dove abbiamo la rete abbiamo fatto qualcosa in meno per non rischiare di romperla. Quindi proseguiamo così e anche nel prossimo angolo andrò a fare 4 maglie basse nello stesso punto, per cui continuiamo per, io qui ho fatto 3 motivi in colore nero, per cui sono 6 giri per avere 3 motivi, e poi ne ho fatto un altro a completare in bianco. Qui è logico che la disposizione dei colori la decidete voi.
per cui procedo così con i miei giri di andata e di ritorno, completando i 3 motivi di colore nero. Ho completato il mio pannello fatto di 3 motivi di colore nero e ho fatto anche l'ultimo di colore bianco, quindi in totale sono 4. Andiamo a fare 2 pannelli identici che io ho già preparato. Intanto metto da parte e andiamo a ricoprire il fondo. Potete lavorare in orizzontale, in verticale, come volete, sceglietelo voi. Vado a fare lo stesso motivo incrociato, per cui entro nel secondo scacchetto della prima riga, torno indietro, tiro sul filo e chiudo. Faccio la stessa lavorazione, lo stesso motivo che ho fatto nei 2 pannelli. Forse mi piace più in orizzontale, senza fare tutte queste righine. E cambio. Anche perché il numero degli scacchetti in verticale non è un numero pari. E con questo motivo di incrocio, adesso io non ci avevo pensato, ma poi ci avanzerebbe una riga, non possiamo fare l'ultimo punto, quindi cambio e vado in orizzontale. Non mi ripeto su questo punto perché l'abbiamo già visto, e quindi proseguo facendo giri di andata e di ritorno fino a ricoprire tutto il mio fondo. Ricoperto il fondo, andiamo anche qui a ricoprire con dei giri di maglia bassa, in ogni scacchetto di rete una maglia bassa, e poi il secondo giro e raddoppiamo il giro di maglia bassa, ricordandoci che nel primo giro nell'angolo andiamo a fare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Stessa cosa nel secondo giro doppio, perché andiamo a ripetere lo stesso motivo in doppio. Questo solo nel primo giro che siamo attaccati alla rete, sempre per non romperla. Quindi proseguo così, andando a fare 2 motivi. 2 motivi di questi, che sono in pratica 4 giri, poi vedo se basta. Sto facendo l'ultimo motivo per il fondo e nell'angolo
vado a fare 4 maglie alte come abbiamo fatto per i pannelli della borsa. Segno sempre il centro perché mi servirà proprio l'angolo preciso, mi servirà quando andrò a cucire tutte le parti insieme. Ultimo angolo, 2, 3, 4, e vado a chiudere a maglia bassissima e stacco il filo. Andate a misurare con il vostro pannello per vedere se la lunghezza va bene, più o meno angolo con angolo. Se utilizzate un filato diverso dal mio, io l'ho calcolato, quindi più o meno dalla rete, dal numero di scacchetti che avevo calcolato, e poi sono andata a fare 2 motivi fino a portarmi alla stessa misura. Quindi questo tipo di fondo tenetelo sempre in considerazione, anche quando, un po' per tutte le borse, anche quando andrete a fare quelle, quando lavorate in modo circolare senza mai staccare il filo. Un fondo così con una rete incorporata già vi dà la rigidità, sostiene molto, mantiene la forma della borsa, soprattutto all'interno è rifinito, quindi quando fate quelle borse che non andate a foderare, ecco qua che questo è un tipo di lavorazione che viene veramente a fagiolo, come si suol dire. Quindi adesso pronto il fondo, vado a fermare i fili sul rovescio. Completato il fondo, vedete sono andata a fare i 2 motivi, ci andiamo a preparare i 2 laterali. Io uno già l'ho fatto, lo farò a maglia bassa semplice in questo caso, e come riferimento ho preso il numero di maglie che mi trovo sul fondo nel lato più stretto, da angolo ad angolo dove abbiamo fatto gli aumenti. Nel mio caso ho 15 maglie, quindi andrò a mettere su una catenella di 15 punti. Se avete usato un altro filato o avete lavorato in modo diverso, contate questo lato, così non vi sbagliate. Per cui sempre con l'uncinetto del numero 3 vado ad avviare le mie 15 maglie. Più una per iniziare il lavoro e inizio a lavorare a maglia bassa.
arrivo fino in fondo. Catenella per voltare il lavoro e riprendo la mia lavorazione a maglia bassa. Quindi continuo così con giri di andata e di ritorno fino ad ottenere tutta la mia lunghezza. In altezza ho lavorato per 18 centimetri e mezzo, non ho contato i giri, però come riferimento prendete il vostro lato del pannello. Quindi 18 centimetri e mezzo nel mio caso, e andiamo a fare due parti identiche. A questo punto andiamo prima di tutto a cucire, tanto abbiamo già preparato tutte le nostre parti, quindi andremo a cucire prima di tutto il fondo con i nostri pannelli. Una parte e poi l'altra, partendo da angolo con angolo, angolo e con angolo. Qui non è detto che abbiate lo stesso numero di maglie, perché sono partita da una misura di rete diversa, però se andate a bloccare il lavoro qui e qui, fate leggermente scorrere e vedrete che come misura ci siamo. Prendiamo angolo con angolo, tiro bene e proseguo prendendo tutta la maglia. Che mi viene questo effetto un po' cordoncino, come di qua. Quindi proseguo per tutta la lunghezza. E arriviamo fino in fondo. Andiamo adesso a cucire i laterali. Io li ho fermati, uno l'ho già cucito, ho fermato con i marcapunti per suddividere bene tutto il laterale e inizio a cucire. Cucitura semplice come abbiamo fatto per il fondo.
entro in tutta la maglia su questo lato, di qua non ce l'abbiamo perché abbiamo lavorato in altro modo. Prendo quello che riesco a prendere, tiro bene il filo e continuo così a cucire tutto intorno. Una volta cucita tutta la borsa, montati i laterali, se vi piace potete anche finirla così con un bottone magnetico, oppure come ho fatto io con una piccola patella, per cui andiamo a suddividere e a trovare il centro della borsa. E ho messo il marker anche sul davanti. Da qui ho considerato, senza contare la maglia del centro, senza considerare questa maglia, ho contato 1 2 3 4 5 da questa parte, 1 2 3 4 5 da quest'altra, quindi andrò a lavorare su 11 maglie totale, più questa qui fa 11. Inizio a lavorare la piccola patella dall'interno della borsa, cioè come se fosse, parto dal rovescio, non parto dal diritto, da qui, ma parto dall'interno, per cui asolina sull'uncinetto, e vado a fare le mie 11 maglie basse. Questo non ci serve. E l'ultima catenella per voltare il lavoro, che a questo punto giriamo e vado a raddoppiare il giro come abbiamo fatto per i giri di contorno della nostra borsa. Facciamo la stessa cosa, per cui sulla stessa base vado a raddoppiare il giro di maglia bassa.
quando facciamo il secondo giro che raddoppiamo ci troviamo quindi sul diritto della borsa. Catenella per voltare il lavoro, rigiro, giro di maglia bassa. Catenella per voltare il lavoro, e in questo giro raddoppio il mio giro di maglia bassa, quindi ripasso negli stessi punti, così mi viene anche una patella bella sostenuta. Catenella, voltiamo il lavoro, vedete come viene carino? Quindi proseguo così con giri di andata e di ritorno fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Adesso io vado avanti per un po' e poi vi dico i motivi che andrò a fare. Sono andata a fare 8 motivi e secondo me basta. Qui logicamente non c'è una regola, se vi piace di più ne fate di più. 8 motivi sono 16 giri che poi raddoppiati fanno questi 8 motivi. Ho completato con un bottone magnetico di quelli con le alette e con la placchetta dietro. Stessa cosa ho fatto qui. Logicamente sono andata poi a coprire con una targhetta sopra, altrimenti mi si vedeva. Qui potete mettere un automatico anche di quelli di sartoria oppure di quelli magnetici da cucire se non avete questi con le alette. Io o poi vedete voi come completare la chiusura. Io ho fatto così. Vado a fare adesso la mia tracollina. Naturalmente voi qui potete anche mettere una catena in metallo. Io l'ho studiata così per fare qualcosa di diverso, l'ho già fatta in un'altra borsa e andrò a posizionarla in questo modo. Non la faccio doppia perché mi sembra troppo, quindi andrò a cucire un anello sul davanti e un anello sul dietro. Non è proprio un manico, è una mezza tracolla. Qui poi potete farla più lunga, più corta, farla doppia a manici, vedete voi. Vi faccio vedere come si esegue questa tracollina. Io ho già deciso la lunghezza, per cui andrò a cucire con un primo anello bianco, un ultimo anello bianco, perché l'andrò a cucire sul nero sia da un lato che dall'altro.
I miei neri li ho fatti, vi faccio vedere, faccio l'ultimo bianco con voi. Prendete il filo su un dito e faccio 1 2 3 4 5 6 7, entro dentro con l'uncinetto del numero 3, porto fuori il filo, chiudo. A questo punto tiro fuori tutti gli anelli e inizio a ricoprirlo di maglia bassa. E ne ho calcolate 23. Per ogni anello andate a fare 23 maglie o 24 se avete un anello più grande. Lo vedete, l'anello deve essere pieno, molto pieno di maglie basse, perché deve tenere, deve essere sostenuto. Quindi spingete anche indietro man mano che lavorate. Adesso io non mi ricordo più, ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, spingo ancora, diciotto, 19, 20, 21, 22, 23. A questo punto vado a chiudere nella maglia iniziale, mi chiudo a maglia bassissima, lascio un po' di filo lungo in questo caso perché è il mio ultimo anello, quindi lo utilizzerò per cucire, e faccio uscire il filo. Lo aggiustate, se vi esce la codina rifilate, dove abbiamo lavorato è il diritto, quindi montateli tutti nello stesso verso e ad uno li vado ad attaccare. Prendo il mio centro, prendo riferimento da questo punto, più o meno non vado a contare tutte le maglie, ma mi divido più o meno a occhio. E vado a collegarli. Do
3-4 punti, mi giro sul rovescio, in questo caso ho il filo nero per cui vado a fermarmi in questo e dentro. Adesso è molto stretto, fermo il filo, facendo anche tutto il giro. Adesso io ho un tirafettuccia un po' troppo grande per passare qui dentro, comunque ci giro tutto intorno, non vi preoccupate perché non si scollegano. È una tracolla che tiene benissimo ed è comunque originale, dà quel tocco in più alla nostra borsettina, visto che non abbiamo messo tanti accessori. A questo punto taglio, potete anche alternare uno bianco, uno nero, quello è a vostro gusto, e passiamo a cucirla sulla borsa. Quindi io ne metterò uno qui davanti, proprio cucito interamente sulla fascia nera, e uno dietro. Intanto vi dico la lunghezza della mia tracollina, che è di 40 centimetri, per cui è corta, e ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 anelli. A questo punto andiamo a cucire. Proseguo così facendo tutto il giro e vado ad attaccare l'altro su quest'altra parte, uno davanti, uno dietro, a meno che non ne vogliate fare due.
Quindi io intanto vado a finire di cucire ed ecco qua la borsa finita. Vi dico anche le misure. In pratica è lunga 25 cm e alta 20. Bianco e nero può sembrare un abbinamento estivo, però potete anche, cambiando colori, renderla più invernale se vi piace come modello. Come avete visto non c'è bisogno di foderare, dentro è tutta ripulita e comunque mantiene la forma perché abbiamo lavorato direttamente sulla rete. Questi giri sono in doppio, quindi mantengono benissimo la forma e direi che è un lavoro anche veloce. Spero che vi sia piaciuto questo progetto e spero anche di avervi dato un'idea per realizzare una vostra borsa prendendo spunto da questa. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e io vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.